Buongiorno. Benvenuti e bentornati sul mio canale, Apprendimento Libero. Il protagonista linguistico di oggi è un verbo pronominale, premurarsi. Come sempre, questo verbo viene presentato attraverso la storia di Franca e Marco e, nel capitolo 32, anche con zia Violetta. Ricordate la zia di Marco che viene dall'Arizona? Non è una zia qualunque, è la zia più amata. Ma nel capitolo 31 avete scoperto che è anche la professoressa di cui Franca parla così spesso. Il mondo è davvero piccolo. Ma che cosa significa premurarsi? Premurarsi significa occuparsi di qualcuno o di qualcosa con attenzione sincera, agendo in anticipo e non per obbligo, ma per senso di responsabilità e cura. Chi si premura non aspetta che il problema si presenti, interviene prima, quasi a proteggere ciò che conta. L'etimologia del verbo viene dal latino praemurare, composto da prae, prima, e murus, muro, e indicava letteralmente il costruire un muro davanti, una difesa preventiva. Da questa immagine concreta nasce il significato moderno. Prevenire, proteggere, avere cura prima che sia necessario. La donna in questo quadro dice: se mi premuro di avvertirti per tempo, è perché tengo a te. Premurarsi unisce emozione e azione, non nasce dal calcolo, ma dalla capacità di sentire e di agire di conseguenza. Chi si premura non si limita a valutare una situazione. La percepisce come urgente e personale. Un uomo può essere preoccupato per due ragazzi che rischiano di farsi del male. Ma premurarsi significa andare oltre la preoccupazione. Significa essere pronti a intervenire, a fare qualcosa prima che sia troppo tardi. Per questo premurarsi non indica solo uno stato d'animo, ma una disponibilità concreta all'azione. È la differenza tra chi osserva con ansia e chi, sentendo il peso della responsabilità, decide di non restare fermo. Ma dove sono i nostri eroi, Franca, Marco e zia Violetta? Il giorno dopo il suo arrivo, zia Violetta invitò Franca e Marco in un ristorante vicino all'hotel. Come sempre, arrivò con 30 minuti di anticipo. Era un'abitudine maturata in lunghi anni di insegnamento: arrivare prima, osservare, prepararsi. Un bicchiere di vino davanti a sé, il cellulare accanto, con cui ogni tanto scambiava qualche parola con chat, e una novella di Alberto Moravia, La concorrenza, aperta sul tavolo. Zia Violetta era davvero felice nel suo pensionamento, finalmente padrona del tempo, senza fretta, senza dover dimostrare nulla a nessuno. Zia Violetta non studiava come facevano gli altri, no signore. Non partiva dai manuali né dai programmi. Partiva da qualcosa che la colpiva, da un dettaglio che la incuriosiva davvero. Solo dopo studiava tutto ciò che riguardava quel punto, nei libri, negli articoli, nelle storie. Era come una piccola onda, un'ondolina, che cresceva in tutte le direzioni possibili. In quel momento, l'ondolina era una frase. Il volto della donna era premuroso falso. Quella frase non era una conclusione, ma un inizio. Fu così che nacque la conversazione con Franca e Marco. La domanda non era che cosa significasse, ma come lo si potesse sapere. Come si riconosce una premura falsa? Da dove nasce quella certezza silenziosa che dice: qui c'è attenzione, ma non cura? Zia Violetta sorrise. L'onda aveva appena cominciato a muoversi. Quando arrivarono Franca e Marco, zia Violetta era già pronta a chiacchierare. Marco era felice di cenare con due donne che amava profondamente. Eppure c'era qualcosa di insolito. Vederla lì, con un libro aperto davanti, assorta nella lettura, come una ragazza che studia, era strano, sì, ma anche rivelatore. Zia Violetta non aveva mai smesso di imparare. Nemmeno ora, nemmeno in pensione. Studiava non per dovere, ma per curiosità. Non per dimostrare qualcosa, ma per capire meglio il mondo, e forse anche se stessa. Marco sorrise. In quel momento capì che quella donna, così familiare e così amata, restava irrimediabilmente giovane nel pensiero. Con un sorriso sincero e un bicchiere in mano, zia Violetta domandò: Franca,
Quando Alberto Moravia descrive una donna che si premura dei clienti non per cura sincera, ma per controllo, non sta parlando di gentilezza in senso morale, vero? Sta piuttosto mettendo a fuoco un meccanismo di potere. Sì. La premura, lì, non è un valore etico. È una funzione. Moravia usa un lessico apparentemente neutro, premura, attenzione, disponibilità, ma lo svuota dall'interno. Non descrive ciò che la donna prova, descrive ciò che ottiene. Quindi non è brava, è efficace. In Moravia, la cura sincera comporta sempre un rischio. Questa no. Questa è una premura che protegge chi la esercita. Il verbo pronominale premurarsi ha una famiglia linguistica interessante. L'aggettivo premuroso o premurosa, il nome premura e l'avverbio premurosamente. In questa cartolina vediamo la famiglia linguistica del verbo premurarsi, rappresentata con 4 immagini semplici e simboliche. Nella prima immagine c'è il verbo premurarsi. Una persona telefona con urgenza, mentre sullo sfondo qualcuno potrebbe essere in pericolo. È il momento dell'azione, sentire qualcosa e fare subito qualcosa. Nella seconda immagine troviamo il nome, premura. 2 persone sono sedute vicine. Una offre una tazza calda all'altra. Qui la premura è attenzione, cura silenziosa, presenza. La terza immagine rappresenta l'avverbio, premurosamente. Una persona corre, in movimento. Non corre a caso, ma con intenzione, perché sente che è necessario intervenire. L'azione è rapida, ma guidata dalla cura. Nell'ultima immagine vediamo l'aggettivo, premuroso. Una donna si prende cura di una bambina. Il gesto è dolce, protettivo. Qui premuroso descrive come una persona, non cosa fa in un singolo momento. Insieme, queste 4 immagini ci mostrano che premurarsi non è solo un verbo, ma un modo di essere, sentire, pensare e agire con attenzione verso gli altri. Ecco la coniugazione di premurarsi al presente indicativo, con un esempio chiaro per ogni persona. Premurarsi, D. Presente indicativo, persona, forma, esempio. Io mi premuro di avvertirti in tempo. Tu ti premuri sempre di controllare tutto. Lui, lei si premura di non lasciare nulla al caso. Noi ci premuriamo di spiegare bene la situazione. Voi vi premurate di arrivare puntuali. Loro si premurano di aiutare chi ha bisogno.